Allora, il virologo, sebbene trattandosi di virus è andato a bomba sui media, no? Quindi virologo, è colui che si occupa dell'identificazione dei virus in laboratorio. Sarebbe un microbiologo, no? Come il batteriologo. L'infettivologo è quello che invece cura i pazienti che hanno un'infezione virale. Quindi uno ha un ruolo più diagnostico, cioè diagnostica il virus in laboratorio, l'altro è la parte più clinica, cioè cura i pazienti con le infezioni. Io ho comprato i terreni da zero, non avevo un'azienda, non ho ereditato, avevo questa passione un pochino dell'agricoltura, anche dell'evadere, vivevo a Roma, studiavo a Roma, lavoravo a Roma e questa era una zona che innanzitutto mi è piaciuta da un punto di vista paesaggistico. Ho cominciato a visitare le varie cantine, soprattutto quelli diciamo più giovani che avevano iniziato un processo nuovo per alzare la qualità del Cesanese del Piglio, che a un certo punto era diventato anche un vino un pochino che si trova nei supermercati. Io vengo dalla Calabria, però ho studiato a Roma, insomma, quindi sono venuto a Roma da quando avevo 18 anni, poi medico di professione, quindi questo determina cioè devi avere una passione ancora più grossa per fare questa cosa. Una delle idee che nasce un po' per gioco, ma che poi ha avuto in realtà forse una fortunosa applicazione, era quella di impiantare una vigna ad altissima densità di ceppi per ettaro, possibilmente ad alberello, quindi la mia idea era di impiantare una vigna ad alberello. Vedete innanzitutto la distanza tra le fila, ci passa una persona e poco più, no? In questo momento ci sono il sovescio, quindi sovescio autunnale, che è il nostro meccanismo per mantenere una fertilità del suolo e una buona tessitura del terreno, anche perché questi sono terreni che non ci possono passare il ripper, quindi non si può mai spaccare realmente il terreno, quindi io sono stato un eretico dall'inizio perché ho messo la vigna così, con questi filari così stretti, mi hanno ripetutamente invitato a uno sì o no toglierlo, così si ritornava alla norma. Poi hanno visto scaricare le anfore di terracotta, che per loro era qualcosa di insomma, mi hanno considerato matto più di una volta, però insomma, e soprattutto se io chiamo un anziano esperto potatore di vigna qui di Piglio, io gli dico come la voglio che venga potata, lui la pota le prime 3-4 piante come gli ho detto io, e poi dalla quinta comincia a fare come vuole lui. Quindi diciamo l'altra cosa è che la devo potare da solo oppure con una persona di estrema fiducia, perché c'è un forte legame alla tradizione di come si fa la vigna qui. Allora, questa qui è l'unico mezzo meccanico, diciamo, che che riesce ad arrivare su questo vigneto, cioè una fresa, tra l'altro si chiama fresa miracolo, cioè le frese sono un po' smussate, crea una poltiglia, cioè sminuzza il terreno, non fa in profondità, crea la cosiddetta suola di lavorazione. Se noi andiamo a vedere questo terreno è tutto una serie, vedete adesso c'è un po' d'erba, è molto sassoso, e questo sicuramente influenza un pochino pure anche le caratteristiche del vino. Questo è l'ultimo pezzetto che ho piantato, vedete che l'ulivo è il prevalente, 30 anni fa, 40 anni fa era tutta vite. Inizialmente non avevo intenzione di farla diventare una cantina. La cantina, avevo pensato di trovare una cantina dove vinificare o addirittura di costruirla diciamo ad hoc. Invece poi ho visto che in questo spazio si è creata una sinergia tra vigneto e contenitori. Io ho comprato anfore in periodi diversi. Quindi la prima, se andiamo subito qui, vi accendo anche la luce, è questa qua, la prima che comprai, che è un'anfora interrata georgiana. E questa è quella da cui viene questo vino qui, che adesso poi assaggiamo. È un'anfora da 1500 litri, tutta interrata. Io, vedete, questa è un buchino di cantina, cioè c'è più vino che spazio per le persone. Questo è un Chievri georgiano arrivato proprio dalla Georgia, quindi non rifinito esternamente, perché loro li concepiscono per l'interramento. Cioè la mia vigna io non uso da 7-8 anni concimi, ho un vigneto che devo controllarne a volte per farlo stare in equilibrio vegetativo, devo a volte anche diciamo tenerlo a bada, e quindi questa è la dimostrazione che tu già c'hai di tuo quello che gli serve, non serve diciamo arrivare i camion di urea, azoto che buttano nelle vigne per produrre 200 quintali ad ettaro. È un pochino pure questo un esempio, no? Cioè tu vedi una pianta morta,
Poi quando è in decomposizione trovi il fungo e pensi che è il fungo la causa, ma in realtà la causa non la conosci. La pianta è morta di infarto acuto perché è come uno che gli viene un infarto e tu quindi stai attribuendo a qualcosa che è secondario la causa di qualcosa che tu realmente non conosci, però cerchi di attribuirne è il fungo, è quello, non quello là che... Insomma, questo meccanismo paradossalmente è quello che pure anima un po' la visione della pandemia in molti, cioè cercare sempre un motivo per cui succede questo, diverso da quello originario, cioè il fatto che noi abbiamo un virus che si diffonde tra noi, che ci fa venire l'influenza, la tosse, che a qualcuno però gli fa venire la polmonite, a qualcuno lo fa morire. Piante e uomo vivono nello stesso mondo e sono legate, diciamo, a regole molto simili, no? Fisiologia, biologia, crescita, morte cellulare, rigenerazione cellulare, ahimè, non rigenerazione e ricostituzione. Però diciamo che noi abbiamo questo vantaggio, diciamo, il vantaggio evolutivo dell'uomo è quello che riesce, non sappiamo il cervello che hanno le piante, però noi abbiamo un cervello che riesce a creare cose davvero impensabili e quindi questo cervello comunque lo dobbiamo usare. La cultura del vino naturale è quello che probabilmente poi permetterà nei prossimi anni un fenomeno di preservazione di alcune realtà, cioè preservazione non solo della realtà vitivinicola, preservazione di quello che è il nostro ambiente e probabilmente eviterà che per inseguire, diciamo, una logica esclusiva di profitto e di rendita tu andrai a devastare anche quello che è l'ambiente. Del resto si sta già provando a tornare indietro anche ai massimi livelli perché, diciamo, le risorse del pianeta sono quelle che sono. Non vegetalizzare l'uomo e non antropizzare la pianta credo che sia... Potrebbe essere. No, è una... Ah, ragazzi, sottoscrivo perché mi sembra un concetto, sì, un pochino paradossale come espresso, ma che ti dà l'espressione di quello che è un problema di coesistenza. Bisogna far coesistere tutte le cose, perché gli estremismi comunque in generale sono sempre estremi e troppo estremi non va bene. Questi amici che stanno facendo un servizio, tu sei timido? Sì, molto. Ma è vero, ma no, Sono scappato apposta. Marco dice che lui che gli dite che sbaglia tutto nel fare le cose. Vero? Lucia, è vero che ho piantato le vigne troppo strette, me l'hanno detto tutti. Che Sì, quello sì. Ma sta notando un po' un ritorno o no? Sì, il ritorno da parte dei giovani c'è, però c'è il ritorno, come si dice, per berlo, ma non per lavorare la terra. Secondo me, Lei il suo vino l'ha mai assaggiato, il vino di Marco? No. Ma che E non abbiamo avuto mai l'occasione. Esatto, siamo così vicini, ma... Però gli avevo chiesto l'uva quest'anno se aveva cosa, però non era poca e l'annata era... Infatti, ecco, io già sto iniziando con